Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cominciamo a introdurre gli animali nella vita dopo la morte, nell'ND. È una domanda che mi fate in tantissimi, che volete rivedere il vostro gattino, il vostro cagnolino, eccetera, eccetera, eccetera. Non entro in discussioni particolari, se no tutti gli animalisti mi saltano addosso. C'è chi dice che gli animali hanno l'anima più pura della nostra e lo dicono in buona fede, ma dicono una cosa sbagliata. Che l'uomo sia capace di efferatezze inimmaginabili al mondo animale, questo è vero, ma questo è proprio dovuto alla sua più alta spiritualità, alla sua più alta intelligenza e più alta capacità di fare il bene, ma anche di fare molto male. E con questo mettiamoci una pietra sopra. Allora, oggi introduciamo alcune cose perché comunque gli animali hanno una spiritualità, l'abbiamo sempre detto, e possono in qualche maniera anche loro interfacciarsi una volta defunti con noi. Vediamo oggi il primo caso, sono casi rari, comunque sono casi rarissimi, il primo caso di un fatto abbastanza sospetto, cioè di una cosa che è successa che potrebbe essere stato un animale a intervenire. Vi parlo del caso di Sandy Coughlan. Sandy Coughlan è una gentile signora australiana che dal 1979 è direttrice di trasmissione in una delle televisioni di Melbourne in Australia. E poi ha iniziato a interessarsi negli ultimi anni anche di medicine alternative, scrivere libri, eccetera, eccetera. Quindi una giornalista, scrittrice, editrice, pubblicista, tutto quello che ci volete mettere. Succede che aveva un bellissimo cane, un Rottweiler, mi pare di capire, lei non lo dice chiaramente, ma dalla fotografia che vedrete, che vi porrò, il cane è un Rottweiler. Questo cane ovviamente l'ha accompagnato per parecchi anni, si chiama Muffin. Muffin è un cane molto intelligente, ha la capacità di mettersi in comunicazione con la sua padrona, non solo empaticamente come fanno tutti i proprietari dei cani con i loro cani, ma un modo particolare, e qua mi ricorda un po' i gatti. Voi sapete che i gatti, per dimostrarvi che vi vogliono bene, che vi apprezzano, oltre alle fusa socchiudono gli occhi, e se voi socchiudete gli occhi vi rispondono. Se non lo sapevate, provatelo. Questo cane aveva la stessa cosa, schiacciava una specie di occhiolino, quindi con la proprietaria come intesa. Così racconta ovviamente la proprietaria. A un certo punto Muffin diventa anziano, comincia a stare male, viene operato, ma non guarisce bene e poi sta sempre male, per cui la proprietaria arriva dal veterinario che gli dice: guardi, qua non c'è nulla da fare se non fare l'eutanasia, in quanto andrà incontro solo a ore di sofferenza. La proprietaria, piangendo, abbraccia il suo cane, il cane gli strizza l'occhio come per dire ok, vai, e allora lei decide di fare questa cosa. Soffre tantissimo, era un cane con cui c'era un'empatia, appunto abbiamo detto, un'amicizia, un'unione quasi, diciamo così, quasi un'anima unica, e quando torna a casa prende la copertina, i giochi, tutto quello del cane, lo porta in cantina, vorrebbe buttarlo via, però ha un attimo di esitazione, quindi lo butta in cantina dentro un cassettone, compreso la sua pallina rossa, questa pallina di cui lui era affezionato, giocava in tutte le maniere possibili. Dopo parecchi mesi che Muffin era morto, appunto, lei ha notizie di questo cane bianco e nero, un Cavalier King, che non era molto ben voluto, molto ben trattato dal suo padrone.
non si sa se il padrone aveva perso un carro di cui era il cane, non si riesce a capire, comunque questo cane non era trattato bene. Quindi lei, che non voleva più avere a che fare con altri cani, con altri animali, però decide di andare a prenderlo per tirarlo via dalle grinfie di questo proprietario che se ne disinteressava e non lo trattava molto bene. Quindi parte in auto, si sobbarca un bel numero di chilometri e quando arriva, del bello e del buono, convincere il proprietario a farsi dare il cane, tanto da dover scucire dei bei soldoni per farselo dare. Alla fine chiede al proprietario se c'è un collare, dei giochi, delle copertine, qualcosa del cane. Il proprietario non le risponde nemmeno, anzi, dopo averla accompagnata fuori si gira, chiude la porta e se ne va. E lei è ancora lì che gli sta parlando col cagnolino in braccio, praticamente, col Cavalier King, e quindi non le resta che entrare in macchina col cane così e parte per il ritorno. Nel tornare cerca comunque di tranquillizzare il cane, di tenerlo tranquillo, le parla, gli dice adesso andrai a star bene, non ti preoccupare, non volevo prendere un altro cane ma intanto ti tengo io, tutte queste cose qua. Una volta arrivata a casa, ovviamente apre la porta al cane, lo fa entrare, il cane inizia a annusare a destra e manca, intanto saluta la madre che ha dei grossi problemi alle gambe, è anziana, fa fatica a muoversi e a cui lei bada. E gli dice alla mamma, guarda adesso non so, scendo in garage, vedo se c'è ancora qualcosa di Muffy, perché mi ricordo di aver messo qualcosa in un cassettone, le altre cose mamma le avevamo buttate, ti ricordi, non ti ricordi? Mentre parlano di queste cose, il cagnolino inizia a lasciarsi grattare, abbaiare verso l'alto e poi saltare sul divano annusando. Ogni tanto guarda verso l'alto, abbaia e poi cerca sul divano. Subito pensano che il cane abbia dei problemi, forse era per questo che il padrone, il vecchio proprietario, non lo voleva più. Invece improvvisamente il cagnolino ha in bocca, non si sa come, la pallina rossa di Muffy e comincia a giocare l'impazzata proprio come faceva Muffy. Esterrefatte le due donne si commuovono e fanno anche una lacrima. Come ha fatto Nicky, che è il nome del nuovo cane, a trovare la pallina di Muffy che era stata chiusa in garage in un cassettone, visto che non è sceso in garage? Come è arrivata lì la pallina, visto che è sicuramente stata messa in garage? Queste sono le domande che si fanno le due signore. Può essere che Muffy dall'aldilà abbia comunicato e abbia fatto materializzare la pallina con il nuovo compagno della sua padroncina che era tanto triste per la sua dipartita? Questo è un racconto che ha fatto molto discutere in Australia. Ovviamente è un racconto che lascia molte domande, che non dà quasi nessuna risposta, ma con questo racconto, se volete, carino, volevo introdurvi a questo argomento. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete il like, condividete il video, mi raccomando iscrivetevi al canale, solo il 20% di voi è iscritto, aiutatemi, sostenete il canale. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno, ciao!